L'esperimento finale dell'uomo di paglia by Eric Dubay. Un simpatico saluto. Prima di iniziare il video che ho tradotto di Eric Dubay, vi ricordo che nel mio video pubblicato il 12 dicembre 2024, non credete a una singola cosa di quello che dicono, ho ripetutamente usato la frase non credete a una singola cosa di quello che dicono e verso la fine ho detto non solo non credo a una singola cosa di quello che dicono, ma anche di quello che mi mostrano attraverso un qualsiasi device. Anche se mi mostrerete veramente un time-lapse di 24 ore ripreso al polo sud, col sole che rimane sempre sopra l'orizzonte, perché finora ho visto solo dei falsi clamorosi, affermo che la Terra non è assolutamente un globo. Adesso aggiungo, e se The Final Experiment fosse stato filmato su un palcoscenico di produzione virtuale all'avanguardia, noto come The Volume? Questa tecnologia all'avanguardia utilizza pannelli LED modulari che possono essere montati e smontati, creando un ambiente completamente immersivo a 360 gradi. La flessibilità del palcoscenico consente un'installazione e un trasporto rapido in qualsiasi luogo, rendendolo perfetto per produzioni elaborate come questa. Proiettando paesaggi antartici iperrealistici e un sole senza soluzione di continuità 24 ore su 24 sugli schermi LED, il team potrebbe creare un'illusione incredibilmente convincente di trovarsi nel cuore dell'Antartide. Il design modulare di The Volume dimostra non solo la sua innovazione, ma anche la sua versatilità, consentendo ai creatori di spingere i confini della narrazione come mai prima d'ora. Ovviamente in spazi come questi è come se si possono far volare droni. E siccome sono un complottologo, aggiungo che il 13 dicembre, 2 giorni prima, c'è stata la maratona antartica con oltre 100 concorrenti nello stesso posto, fra l'altro vinta da un italiano, Andrea Bonanomi, di 36 anni. Mi chiedo come sia possibile avere questa differenza di inquadratura del Sole. Qui il Sole è nel punto più alto del time-lapse girato da The Final Experiment. Ma è solo un'idea perché da un obiettivo ad occhio di pesce ad un 50 mm c'è una notevole differenza. Vi lascio il link del video di presentazione e il video dentro di Volume, uno sguardo dietro le quinte per la produzione virtuale. Buona visione! L'esperimento finale è finalmente avvenuto dopo 6 mesi di clamore. La banda di difensori del globo di Duffy ha eseguito quello che ritiene un colpo mortale alla Terra piana. Come ci sono riusciti? Hanno trovato e misurato la mitica curvatura del globo? Hanno filmato un orizzonte convesso senza usare un obiettivo a occhio di pesce? Hanno circumnavigato in linea perfettamente dritta e sono tornati al punto di partenza? O hanno costruito un modello dimostrabile di acqua che si attacca a una palla che gira? No! Non hanno nemmeno tentato nessuna di queste cose che i terrapianisti hanno effettivamente chiesto per ammettere che avrebbero fornito prove per il globo. Invece hanno inventato il loro esperimento fittizio e lo hanno etichettato come definitivo con la speranza che i loro risultati sarebbero stati le ultime parole sul dibattito terrapiana contro il globo. Sfortunatamente per Willy e con sorpresa di nessun terrapianista, i risultati del suo esperimento non hanno cambiato l'opinione delle persone e non sono per niente le parole finali. Come ho detto che sarebbe successo, questa idea è stata introdotta nel tipico stile degli apologeti del globo. L'esperimento finale ha confuso un'osservazione celeste con la nostra fondazione terrestre. Cercano di sostenere che il movimento di una luce nel cielo sopra di loro, in qualche modo, fornisce la prova della forma del terreno sotto i piedi. I terrapianisti li hanno avvertiti da mesi che questo è semplicemente un argomento fantoccio che non convincerà nessun pensatore critico, ma sono andati avanti lo stesso. Presumibilmente hanno viaggiato fino in Antartide durante l'estate australe per girare il sole di mezzanotte, ma non sono riusciti a convincere nessuno della comunità della Terra piana a tornare al globo. Dato che Willy è stato avvertito, è come invitare un appaltatore a misurare le dimensioni della superficie del tuo pavimento. Ma anziché prendere le misure del pavimento, sale su una scala e inizia a misurare le luci incassate nel soffitto. E dopo aver fatto alcuni calcoli ed analisi aggiuntive basate sulle misurazioni dell'illuminazione del soffitto, ti dice definitivamente che il tuo pavimento è una palla rotante. L'unica ragione per cui i terrapianisti hanno affermato che è probabile che non ci sia il sole di mezzanotte in Antartide è perché ci sono innumerevoli video chiaramente autentici del fenomeno nell'Artico
È solo un paio di video manipolati dove si afferma di dimostrare un sole di 24 ore al sud. Se questo è un fenomeno così comune, è facile da filmare. Perché è stato necessario questo ultimo esperimento per ottenere finalmente una ripresa? La giuria non si è ancora espressa, poiché stanno arrivando altri video dell'esperimento finale, ma ci sono già anomalie e problemi che emergono. Ad esempio, notate l'estremo cambiamento nella lunghezza dell'ombra che si verifica quando McToon, dall'esperimento finale, cammina intorno al campo base. Nello spazio di una camminata non più di 10 o 20 metri, mentre il sole è ancora abbastanza alto sopra la testa, la sua ombra in qualche modo triplica in lunghezza. Questo è quello che ci si aspetterebbe da una grande luce in alto in uno studio rispetto ad un sole eliocentrico a 150 milioni di chilometri di distanza. Personalmente sono abbastanza scettico sia del filmato che delle persone coinvolte in questo esperimento finale, ma il tempo lo dirà come ha sempre fatto. Ora supponiamo che tutti i video del sole antartico filmato dalla troupe dell'esperimento finale siano tutti autentici al 100% e girati esattamente nel luogo e nel momento dichiarati. Questo non fa alcuna differenza per la Terra piana. Se hanno filmato o meno un sole di mezzanotte antartico, l'acqua ferma rimane sempre a livello, l'orizzonte rimane piatto e non esiste alcuna curvatura misurabile. La Terra è ancora un piano a livello indipendentemente da qualsiasi osservazione solare. Il movimento di una luce nel cielo sopra la testa non può assolutamente dimostrare la forma del terreno sotto i piedi. La comunità della Terra piatta ha da tempo modelli che spiegano un sole di 24 ore in Antartide, incluso il modello di Lady Blunt e Albert Smith nel loro libro del XIX secolo Astronomia zettetica. Recentemente Joseph Hanvey ha svolto un lavoro eccellente costruendo una dimostrazione con l'uso di luci proiettate su un firmamento a cupola che mostra esattamente come funziona un sole antartico di 24 ore sulla Terra piana. Utilizzando uno specchio bidirezionale per dimostrare un soffitto superfluido all'interno di una cupola su una mappa della Terra piana, una torcia elettrica viene puntata verso il basso per rappresentare il Sole in movimento che si muove sopra e intorno alla Terra. Mentre il Sole percorre il suo cammino dal tropico del Cancro all'equatore e verso l'esterno, c'è solo uno spot che appare nel cielo. Ma quando la torcia allarga il suo circuito verso l'esterno, verso il tropico del Capricorno, improvvisamente appare un secondo sole apparente proiettato che inizia girando nella direzione opposta sopra e attorno all'Antartide. Ma non c'è solo questo, poiché la proiezione è solo apparente e si basa sulla posizione dell'osservatore. Succede che quando la telecamera si muove di 360 gradi attorno alla circonferenza esterna del modello, il Sole di 24 ore continua a girare sopra la testa indipendentemente da dove l'osservatore si trova in Antartide. A causa della vastità del nostro regno e della natura della proiezione, molto raramente qualcuno in qualsiasi parte della Terra sarebbe in grado di vedere sia il Sole reale che quello apparente, che è stato catturato su pellicola diverse volte. Questi video, che sono facilmente spiegabili nel modello con la cupola della Terra piana, non hanno alcuna spiegazione nel modello del globo eliocentrico. Non c'è possibilità per cui il loro Sole gigante a 150 milioni di chilometri di distanza nello spazio esterno dovrebbe mai mostrare un secondo Sole apparente, proiettato. Abbiamo anche un video che mostra entrambi i soli che riflettono la loro luce nell'acqua sottostante. Poiché non possiamo vedere l'intera distesa del cielo del planetario sopra di noi, i nostri occhi creano una cupola apparente del cielo come si vede qui. Ogni persona ha la propria unica prospettiva della cupola del cielo, in base a dove e quando sta osservando. Sappiamo che questo è vero per il fatto che 3 persone in 3 luoghi diversi osserveranno lo stesso Sole apparire in modo diverso. Una vedrà il Sole sorgere, un'altra vedrà il Sole tramontare e un'altra ancora tra loro vedrà il Sole al suo apice in alto, dimostrando che tutti vedono la propria prospettiva personale della posizione attuale del Sole e non la sua posizione effettiva. Questo è anche il motivo che tutte le stelle nella sfera celeste si muovono nella stessa direzione intorno a noi, da est a ovest, ma a seconda di dove si trova l'osservatore e in quale direzione è rivolto. Un secondo cerchio di stelle apparirà che si muove nell'altra direzione. Possiamo vedere la stella polare, l'Orsa Maggiore e Minore e altre costellazioni settentrionali da ogni punto a nord dell'equatore simultaneamente. Ma al contrario non si vede la cosiddetta stella del Polo Sud, Sigma Octantis, la Croce del Sud o altre costellazioni simultaneamente in ogni punto a sud dell'equatore, perché tutte passano sopra l'arco di un grande polo australe dal loro sorgere la sera al loro tramonto la mattina.
Tutto questo dimostra semplicemente che, indipendentemente da come appaiono il Sole, la Luna e le stelle, o da cosa stanno facendo sopra le nostre teste, non ha alcuna influenza su come appare la Terra o cosa succede sotto i nostri piedi. L'ultimo esperimento fantoccio, sia che il filmato sia falso o autentico, è semplicemente un appello alla fallacia del cielo, dove questi disperati apologeti del globo insistono sul fatto che un'osservazione solare in qualche modo dimostra la forma della nostra fondazione terrestre. Il fatto è, lo stesso Duffy, quando gli viene chiesto a bruciapelo questo problema, ammette che il suo presunto esperimento finale non ha in realtà smentito affatto la teoria della Terra piana. Te lo metto in questo modo. Se c'è una cupola, se siamo in un sistema chiuso, questo significa o non significa che ci sono un sacco di variabili che non sappiamo se possono influenzare le luci e il soffitto? Sì, posso concederlo.